Ciao a tutti, da Filippo e Bianca. e da Bianca. Vi parleremo di un organismo importantissimo che vive nel nostro mare, ma non è un animale e non è nemmeno un'alga. È un virus, Bianca? No, No, basta virus, non se ne può più. Non è nemmeno un fungo, no, nemmeno un batterio. no. Che cos'è, Bianca? Che cos'è, Bianca? Una pianta che vive nel mare. È una pianta che vive nel mare e si chiama Posidonia oceanica. Andiamola a conoscere meglio, va bene? Giustamente Bianca, la Posidonia non è un'alga, è proprio una pianta vera e propria che vive nel mare. Infatti, a differenza delle alghe, la Posidonia presenta delle foglie. Bianca, facci vedere quali sono le foglie. Non si vede il dito, eccolo lì, quelle verdi. Poi presenta un fusto marroncino, esattamente, e poi delle radici più indietro. Bravissima, eccole lì. E addirittura in alcuni momenti fa anche dei fiori sott'acqua e dei frutti che assomigliano un po' a delle olive e a delle ghiande. Detto del nome Posidonia oceanica, che ci fa pensare a dei mari lontani, questa pianta dov'è che vive, Bianca? Nel mar Mediterraneo. Bravissima, nel Mar Mediterraneo. Quindi è una pianta endemica del Mediterraneo, vuol dire che vive solo qui da noi questa specie. Perché è così tanto importante questa pianta? Perché ci dà l'ossigeno per respirare. Esatto, ci fa respirare, ci regala l'ossigeno facendo la fotosintesi. E un'altra cosa molto importante è che facendo la fotosintesi cattura l'anidride carbonica. Se ne parla tanto del riscaldamento globale e dei problemi legati all'anidride carbonica, anche grazie a Greta, e quello che fa la Posidonia è proprio quello di catturare questa anidride carbonica. Inoltre è fondamentale questa pianta perché non ce n'è una sola, crea delle praterie, delle foreste sottomarine e che sono importantissime e molti organismi vivono all'interno di queste foreste. Molte specie di animali utilizzano proprio queste praterie di Posidonia oceanica come aree di nursery, ovvero come degli asili nido per crescere. Esatto. Quindi durante le fasi giovanili molti animali utilizzano queste praterie per far crescere i loro piccoli. Gli organismi vivono sulle foglie di Posidonia, altri in mezzo alle foglie, altri addirittura nell'intreccio che questa pianta crea tra le radici. È un misto di sabbia e di foglie morte che viene chiamata mat. È una specie di materasso gigante che si forma sotto alle praterie di Posidonia. Che cos'è che c'hai in mano? Sono delle foglie morte. Facciamole vedere un attimo. Infatti la Posidonia, come gli alberi che abbiamo anche sulla terraferma, cambia le foglie e quando queste muoiono diventano marroni, eccole Bianca che ce le fa vedere, e spesso vengono trasportate dalle correnti e dalle onde e si accumulano sulle nostre spiagge, formando dei veri e propri tappeti di foglie morte che vengono chiamati banquette, che sono importantissimi sia da un punto di vista ecologico, perché all'interno vivono molti organismi, crostacei, importanti anche per prevenire un grande problema delle nostre spiagge, che è quello dell'erosione costiera. Infatti riducono la forza delle onde
e in questo modo preservano le nostre spiagge. Ma cosa hai preso? Delle palline. Che cosa sono quelle palline? Molti dei tuoi amichetti adesso staranno dicendo che sono delle noci di cocco. Oppure un'altra risposta che mi viene data spesso è che sono delle cacche di elefante. In realtà queste palline hanno addirittura un nome, si chiamano egagropili e sarebbero un nome che viene dal greco e vuol dire pelo di capra, perché queste palline sono estremamente ispide. Sono formate però dalle foglie di Posidonia. Queste foglie che dicevamo prima, le foglie, le radici, quando vengono prese in carico dal vento e dal mare, vengono sminuzzate e sulle spiagge, rotolando continuamente, assumono queste forme rotonde. Tutte queste foglie, quando si accumulano sulla spiaggia, producono anche degli odori che spesso vengono considerati sgradevoli. A me personalmente piace molto l'odore della Posidonia. Però dobbiamo ricordarci che questa non è mondezza e quindi è un qualcosa di naturale che deve rimanere sulle spiagge. Dobbiamo toglierle dalle spiagge, cerchiamo almeno di riutilizzarle e di non buttarle del tutto. Per esempio, nel nord Europa le utilizzano come materiale isolante termico e acustico per la bioedilizia, ovvero per costruire delle case. Creano dei pannelli perché questo materiale è un ottimo isolante. Ai Musei Vaticani le abbiamo utilizzate come materiale di stucco per stuccare le statue in legno, perché è un ottimo materiale riempitivo. Per oggi abbiamo finito e se vi piacciono i nostri video condivideteli, mettete mi piace, seguiteci sulla pagina della mia Ostia o sul canale Filippo Fratini e quindi noi vi salutiamo, ciao a tutti, saluti Bianca. Ciao a tutti. E poi Bianca vi ricorda la solita cosa. State a casa perché c'è il coronavirus. Bravissima. Ciao a tutti, buona quarantena.